Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo. Innanzitutto a vedere le energie principali della vostra settimana, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con queste nuvolette che ci portano un po' di confusione e complicazioni all'inizio, cioè vuol dire che è vero che alcune cose saranno passeggere, però potrebbero essere un po' fastidiose. Una preoccupazione sicuramente con soluzioni, possiamo sentirci abbastanza instabili nelle nostre emozioni. Alcune cose possono anche creare agitazione e fermento nelle comunicazioni e non solo, possono arrivare telefonate, messaggi, mail, eccetera, qualsiasi tipo di comunicazione che da un lato potrebbe mettere un po' di agitazione, dare un po' di fastidio, dall'altro lato potrebbero essere anche delle comunicazioni interessanti, soprattutto perché con la nave può riguardare il viaggio, lo spostamento, quindi meglio se siete in vacanza, quindi tra partenze, ritorni, eccetera, o se state ancora valutando di mettervi in viaggio, potrebbe essere una buona spinta in senso positivo. Ma in positivo abbiamo anche il fatto che a livello metaforico questa carta può parlare di cambiamenti, di miglioramenti, di situazioni, di difficoltà e anche possibilità di ottenere risultati, guadagni, di poter spingere in avanti i nostri obiettivi e i nostri desideri. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito andiamo ad osservare principalmente amore coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie oppure alla famiglia, quindi consiglio di ascoltare e adattare a quello che state vivendo. Per quanto riguarda le coppie e le relazioni più importanti, Bucaneve porta delle novità interessanti, c'è interesse, c'è volontà di ritrovarsi, di ricominciare, di fiducia. Sono tanti piccoli passi positivi che possono, diciamo, permettere di andare a migliorare le cose, soprattutto dal punto di vista delle attenzioni e della comunicazione. È vero che c'è questa Viola e anche l'Aconito che al momento lasciano un po' in sospeso alcune cose, perché magari si ha voglia un po' più di leggerezza, oppure ci possono essere queste tensioni che comunque sono difficili un po' da gestire, come vi dicevo, vi ripeto, soprattutto dal punto di vista della collaborazione, cioè può essere difficile magari comprendersi, può essere difficile capire effettivamente che cosa c'è nei pensieri e anche in alcuni atteggiamenti, quindi questo potrebbe dare un po' di fastidio. Non è diciamo grave, ovviamente essendo una stesa generica dipende cosa state vivendo, perché è vero che ci può essere tensione e litigio, diciamo, però anche la possibilità di lasciarsi questo alle spalle, che quindi sia totalmente passeggero. Ovviamente le cose diventano un po' più complesse se magari già alcune cose pregresse continuano ad accadere e quindi purtroppo continuano a dare fastidio se non vengono risolte. Per quanto riguarda i single, è vero che c'è qualche novità, magari un segnale di interesse, cioè una persona potrebbe mostrare interesse nei vostri confronti, si possono muovere piccoli passi, magari
ci si può sentire, può esserci anche un primo approccio, un primo appuntamento, una proposta, un invito da valutare e quindi queste ovviamente farete le vostre considerazioni. E adesso procediamo con l'ambito più pratico, quello delle finanze. Andando a vedere finanze, lavoro, quindi un po' tutta la vita materiale, abbiamo la carta Superbia, che è sempre un po' difficile, diciamo, valutare, dipende tanto dalle carte vicine e intorno, spesso può indicare una fase dove ci possono essere nuovi incontri, eventi felici, magari delle sorprese, attirare attenzione per questioni importanti, cioè è positiva se state cercando collaborazioni, se state cercando di migliorare alcune cose per chi è in cerca di lavoro e infatti i risultati possono già vedersi, anche se al momento si può fare un po' di fatica, vuol dire che forse bisogna aspettare un altro po' per far sì che ci possano essere quelle soluzioni oppure di trovare quello che state cercando. Quindi abbiamo questo miglioramento, abbiamo un avanzamento positivo, possono esserci delle cose interessanti, soprattutto questa porta novità, anche aiuto, appoggio, sostegno, può esserci anche un dono, opportunità vantaggiose, possibilità di superare dei blocchi, degli ostacoli. Tutto sommato queste carte vi stanno dicendo che da parte vostra c'è una buona gestione del vostro lavoro, delle vostre capacità e anche della vostra ricerca. Di fare attenzione a non disperdere al momento le vostre energie, di concentrarvi sulle cose più importanti, di non preoccuparvi, alcune cose è vero sono ancora in una fase di incertezza, però forse bisogna solo aspettare perché alcuni avvenimenti sfavorevoli, alcune cose a livello esterno non devono assolutamente scoraggiarvi, sono cose esterne che molto probabilmente non dipendono da voi, quindi procedete, andate avanti e come vi dicevo sottolineo il fatto di non lasciarsi scoraggiare perché è solo una fase passeggera, ma presto vedrete che le cose avanzeranno. Ovviamente per chi è in vacanza queste possono indicare tante altre situazioni, e cioè che alcune cose le state pensando, le state valutando, state anche programmando, è ovvio che poi ci si deve mettere in moto successivamente, però avere già un buon punto di partenza può aiutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!